Signore e signori, buonasera, benvenuti al Masi. È un grande piacere di avervi con noi per questa sera, un'altra nella serie La scienza a regola d'arte. Ringrazio il nostro partner, il nostro sponsor, la IPSA Foundation for Scientific Research, e un'altra volta che ci dà occasione di parlare d'arte in una maniera magari un po' diversa, un po' particolare, e sarà molto particolare oggi perché Kagol e Bernardi, come ho sentito adesso, non è solo due persone che si interessano al lavoro uno dell'altro, ma ho sentito che magari ci sarà anche una collaborazione, ne ascolteremo tra un attimo di più. Vorrei ringraziare tutto lo staff di IPSA, Silvia Misiti e tutto il team per l'organizzazione di questa serata, come anche evidentemente anche le nostre colleghe del Dipartimento Comunicazione, Sarah Greenwood, Laura Pomari e Sara Tua, e ringrazio anche Valentina Bernasconi per l'organizzazione di questa serata. Allora passo la parola a Silvia, chi vi saluta per la IPSA. Grazie direttore, buonasera a tutti e benvenuti anche da parte mia, ma soprattutto da parte della Fondazione IPSA per la ricerca scientifica, che vi ricordo è una fondazione che ha circa 10 anni di vita e nasce dall'azienda farmaceutica IPSA, che ha il suo headquarter qui a Lugano. Questo è un progetto in collaborazione con il Masi nato nel 2017, l'abbiamo appunto intitolato La scienza a regola d'arte perché, come ha detto il direttore, affrontiamo vari temi in una maniera un po' particolare, quindi è l'arte che si contamina con la scienza che si contamina con l'arte, quindi direi in continuazione. Questo è un ciclo di dialoghi, infatti, ogni volta che invitiamo i nostri protagonisti che conoscerete stasera, li avvertiamo proprio di interrompersi l'un l'altro, perché quello che vogliamo è proprio un dialogo tra loro. Ricordo che questo è il 9° appuntamento, quindi noi continuiamo questo percorso appunto di contaminazione. Ogni volta impariamo qualcosa di nuovo, di diverso, e c'è sempre questa consapevolezza che gli artisti e gli scienziati siano in grado di capire, di percepire le cose, i fenomeni prima di noi, o diciamo io prima di noi dico sicuramente prima di me, perché qui c'è un pubblico anche molto di alto livello dal punto di vista culturale, quindi parlo per me, sicuramente prima di noi hanno questa capacità di percepire e di farci riflettere su fenomeni, problemi, e stasera è proprio il caso di dire che questa è la situazione, ed è sempre interessante in questi dialoghi ascoltare punti di vista così diversi e così che poi come vedremo durante il dialogo si completano l'un l'altro. Questa sera abbiamo affiancato, come diceva il direttore, l'artista Stefano Kagol, che è stato selezionato come sempre la nostra modalità di lavoro con tutto il team del Masi, e abbiamo deciso di affiancargli Massimo Bernardi, un paleontologo, un biologo, adesso poi si presenteranno da soli, che è anche direttore dell'ufficio ricerca del Museo della Scienza di Trento. Ci tengo a dirlo perché Fondazione IPSA collabora con questo museo molto bello a Trento già da qualche anno, e vi invito ad andarci. Quindi a questo punto io vi ringrazio tutti di essere qui, vi ricordo che i nostri eventi, tutti i nostri dialoghi vengono registrati e poi sono presenti sul sito, quindi potete rivederli e anche vedere i dialoghi precedenti. Io direi che noi abbiamo finito, lasciamo il posto a Stefano Kagol e Massimo Bernardi, e lascio il microfono, inizierà Massimo presentandosi e raccontandosi qualcosa di lui. Prego. Grazie. Buonasera a tutti, un grande piacere essere qui. Numerosi, mi vedo.
Bello ritrovarvi al di qua di uno schermo. Grazie per essere qui. Dunque, io sono, come preannunciato, come dire, una sorta di rappresentante di un mondo qua, almeno in questo titolo. In realtà ovviamente parlerò principalmente del mio punto di vista, quindi non ho la pretesa di rappresentare la scienza in questo dialogo, ma forse un punto di vista e forse un po', come dire, tangente, no? Un po' diverso forse da quello del classico ricercatore, del classico scienziato. Ho portato due immagini per iniziare. La prima è quanto di più lontano vedremo d'ora in poi. Tutte le immagini che ci mostrerà Stefano in questa chiacchierata si discostano moltissimo da questa raffigurazione, no? A metà tra lo scientifico e il fantastico di un mondo lontano da noi, che è quello appunto di cui si occupa un paleontologo. E la utilizzo per non tanto giustificare forse la mia presenza qua, anche se forse sarebbe necessaria, ma per raccontarvi perché ha senso, almeno dal mio punto di vista, spero lo abbia per voi questa sera, ascoltare qualcuno che dialoga rispetto a temi di cogente attualità, no? Di cambiamento climatico. Ci intrecceremo, Stefano, su molti termini di stretta attualità: cambiamento climatico, o meglio, come dire, grande crisi climatica, come preferisco chiamarla, lo affronteremo. Antropocene sarà un altro dei temi che citeremo, un'altra delle parole sulle quali ci incroceremo. Tempo, energia, insomma, poi le vedremo assieme con Stefano. Appunto, dicevo, credo sia opportuno iniziare questo dialogo provando un po' a, come dire, rastremare questi due estremi che sembrano molto lontani. Paleontologia, una cosa che ci ricorda il passato lontano, con invece temi e termini, appunto, che ho citato, di estrema attualità. E inizio proprio con una sorta di approccio, di storia personale, al come io sono finito appunto oggi su questo palco a parlare dell'oggi, pur avendo deciso come dire, scelta personale, come inclinazione, come tensione, di occuparmi in realtà di qualcosa che è estremamente lontano da noi, perché appunto la paleontologia è la storia è la scienza che studia la storia della vita, le grandi dinamiche evolutive, no? Come è cambiata, come sono cambiate le dinamiche del nostro pianeta, come si è evoluta la vita, come certi eventi singoli del passato abbiano cambiato per sempre la storia del nostro pianeta. Ci arriverò tra un attimo. Appunto, tutte cose che sono molto lontane da noi, sono lunghe milioni di anni da noi, no? Sono distanti milioni di anni da noi. Dal mio punto di vista, anche da un punto di vista quasi, come dire, filosofico, quasi di approccio, quasi esistenziale a questa disciplina, è stato un tentativo di scappare dall'umanità. Io mi sentivo costretto in questo mondo nel quale ci riferiamo sempre costantemente a noi stessi e unicamente a noi stessi. Noi cosa facciamo, come ci raccontiamo, come stiamo, e quando parliamo del paesaggio parliamo di luoghi trasformati dall'azione umana, e quando parliamo di storia parliamo di storia umana, e quando parliamo della relazione con gli altri animali lo facciamo dal nostro punto di vista, e quindi sono i nostri pets, no? I nostri animali, o la relazione che noi abbiamo. Insomma, siamo sempre il punto di riferimento, siamo sempre al centro di ogni nostro pensiero. Ovviamente non potrebbe essere altrimenti, è il nostro cervello che genera questi pensieri, quindi non possono che essere almeno in nuce antropocentrici. Però ecco, la paleontologia, assieme forse all'astronomia, è una di quelle scienze che ti aiuta a portarti lontano, a metterti in un altro punto di vista, appunto, lontano milioni di anni fa, quando l'umanità non esisteva su questo pianeta. E quindi cosa c'entra questa cosa appunto con l'antropocene, con il cambiamento climatico? Vi prometto, promessa solenne, di mostrarvi solo un grafico questa sera. So che gli scienziati arrivano armati di slide con grafici che da là in fondo poi non vedete niente. Ecco, uno solo questa sera che vi chiedo di mostrarvi. Semplice e complicato allo stesso tempo. Solo 2 secondi per orientarci su questo grafico, che ci porta appunto nel motivo per cui io sono finito a occuparmi di antropocene, dell'oggi, e definiremo meglio poi cosa intendiamo con questo termine. Dunque, questo è un grafico, una linea, questa linea rossa racconta la storia della vita, o meglio della biodiversità nel tempo, ovvero quanto, per biodiversità intendiamo qualsiasi misura che ci descriva quanto è diversa la vita sul pianeta Terra, quante specie ci sono,
quante famiglie ci sono, quanto è diverso, potrebbe essere anche a livello genetico, adesso si utilizzano anche questi indici, no? Quanto diversa è la vita, in quanti modi diversi, in quante forme diverse si esprime la vita sul pianeta Terra. Come vedete questa linea inizia qua giù, circa 550 chi lo vede, ma insomma semplicemente il riferimento è alla vostra sinistra, c'è il tempo profondo, laggiù sono milioni di anni distanti da noi. Quel 550 sono appunto 550 milioni di anni dal presente, quindi chiamiamolo un passato remoto, passato profondo come amiamo chiamarlo noi, no? Questo passato con il quale non ci confrontiamo solitamente, perché il passato al quale ci riferiamo è quello della storia, no? Degli storici, quello dei 1000 anni, dei 2000 anni. Ecco, i paleontologi hanno questa fortuna di poter indagare leggendo nelle pagine di roccia, anziché nelle pagine di carta, storie vecchie milioni di anni. Quindi laggiù alla vostra sinistra c'è il passato profondo. Qua, invece verso di me, alla vostra destra, c'è questo zero e questo elefante, qui siamo noi, quindi questa è una linea del tempo che va verso il passato profondo, dal passato profondo, Stefano, verso di me, no, non ti sto dando del vecchio, semplicemente laggiù c'è il passato profondo e qua ci siamo noi. Questa linea rossa sale e scende e ci descrive l'andamento di questa biodiversità, di quanto è diversa, di quanto è ricca la vita nel tempo. Come vedete non è una linea semplicemente retta, orizzontale, che vorrebbe dire la vita a un certo punto è stata creata diversa quanto è oggi e semplicemente la ritroviamo oggi come era nel passato sulla nostra destra, quindi è arrivata così dal passato. Non è una linea che parte dal basso e va verso l'alto, che sarebbe a dire esistevano poche specie nel passato profondo e poi si sono diversificate sempre di più e sono sempre di più nella storia fino ad arrivare al massimo di espansione che è oggi. Non è nemmeno questa la storia che racconta questa curva, ma è piuttosto questo saliscendi continuo. La diversità sale, poi a un certo punto crolla, poi sale ancora un po' e poi crolla ancora un po', poi sale ancora un po' e poi crolla, e poi sale e poi crolla. Questa dinamica è appunto la dinamica che descrive come è andata la storia della vita e ci dimostra che appunto ci sono stati dei momenti, per così dire, molto fortunati, la vita ha proliferato su questo pianeta Terra, e poi ci sono dei momenti che in particolare qui abbiamo evidenziato con questi pallini rossi, che identificano dei momenti in cui la vita è andata in crisi. Ci sono stati degli eventi che, come vedete su scala geologica del tempo, sono molto brevi, cioè questa linea cala, no? Precipita molto rapidamente verso questi punti rossi, come a dire lì c'è un momento in cui qualcosa ha portato la vita, la diversità della vita, in crisi. Queste sono quelle che chiamiamo le grandi estinzioni di massa che sono avvenute nella storia della vita sul pianeta. E una di queste, in particolare questa, è quella molto pop, molto celebre, il meteorite che cade sul pianeta Terra e estingue i dinosauri, o meglio, un po' di dinosauri e un po' di altri compagni mai citati, poveracci, scomparsi e nessuno se li ricorda. Comunque qui si sono estinte una cosa come il 70-80% delle specie che vivevano allora. Pensate questo cosa possa significare. In un attimo, da un punto di vista geologico, sono diciamo 3 su 4 o 3 su 5 delle specie che conoscete che scompaiono. Tutti questi punti rossi però raccontano di storie come questa, di momenti appunto temporalmente molto brevi, almeno su scala geologica, nelle quali qualcosa comincia a non funzionare e la diversità della vita, come dire, la vivacità della vita sul pianeta Terra collassa, crolla. Di solito ciò accade perché i cambiamenti climatici e ambientali sono così rapidi da non consentire, come dire, alla corsa costante dell'evoluzione di tenere il passo e quindi le specie cominciano a perdere terreno fino ad estinguersi. Ma soprattutto, e ci torneremo, la cosa interessante è che in questi eventi succede che le relazioni tra gli organismi, tra gli individui, tra le specie vanno in crisi e quindi si hanno dei veri, come dire, turning point, come direbbero gli inglesi, no? Dei punti di non ritorno, degli svincoli notevoli nella storia della vita. Insomma, dove ci sono stati quei punti rossi, la vita è cambiata per sempre. C'è stato un prima e un dopo rispetto a quei punti rossi. Come vedete, oggi, lassù, c'è un altro punto rosso. In realtà questo punto rosso è davanti a noi, perché la linea che ci porta dall'oggi, dal 2022, a quel punto rosso, in realtà punta in avanti ed è tratteggiata. Il che ci ricorda che non siamo ancora in una di queste grandi catastrofi, ma la traiettoria è pericolosamente simile. E questo è il motivo per cui chi, come me, si è occupato fino all'altro giorno di specie lontane nel tempo e addirittura aveva come sogno quello di liberarsi dall'umanità e di studiare solo bestiole disperse nella storia della vita, in realtà si trova nuovamente ad avere a che fare con l'umanità che è nel bel mezzo di una trasformazione così
violenta, così rapida, così importante da rimanere impressa in questa sorta di record della storia della vita, no? In questa sorta di storia della vita registrata sui milioni di anni. Non vedrete più un grafico in tutta la serata, però questo ci porta dentro alla storia della quale vi parleremo questa sera. La grande trasformazione che chiamiamo dell'antropocene, che è piena di cambiamento climatico, è piena di, vedremo, appunto, storie che riguardano l'energia, ma ha a che fare molto con il tempo, ci tornerò, e ha a che fare con delle trasformazioni che da essere, diciamo, fisiche, diventano trasformazioni sociali, economiche, giuridiche, se vogliamo anche, sicuramente sociali, sicuramente, diciamo, interpretabili anche da un punto di vista molto empatico, come può fare un artista. Poi questo grafico è perfetto perché in qualche modo adesso ci linkerà direttamente al video che inizia con tutta una serie, una carrellata di... perché qui a 500 milioni c'era qualcosa riguardo al mio progetto che è il Tempo del Diluvio, un progetto che aveva vinto l'Italian Council alcuni anni fa, 3 anni fa, poco prima di un diluvio, il Covid, no? Io ho usato questo termine dei Time of the Flood come metafora su un'idea di un futuro in crisi, no? Cioè non è il diluvio marino, non è l'onda, il diluvio è questa idea metaforica di questi grandi cataclismi, no? Questo qui è un'opera, qui vedete proprio un trilobite che era rappresentato perché è uno degli esseri che ha abitato la Terra per un lunghissimo periodo. Campioni, noi siamo appena arrivati. Ha dominato la Terra, diciamo, no? Ma esiste ancora in qualche modo, no? Non esistono trilobiti, esistono stretti parenti, però sono stati sul pianeta Terra per circa 250 milioni di anni. È una bella storia da raccontare. Antagonismus. Cioè antagonismus cosa significa? Siamo noi, cioè la nostra relazione con il mondo, no? Noi siamo antagonisti praticamente, invece che vivere in simbiosi. Continuo a ripetere questa cosa di essere in simbiosi con l'ambiente circostante. La nostra aggressività ci porta sia a sfruttare tutto, no? Cioè consumiamo molto. E ad esempio in questo caso qui uso dei mezzi, questa è una cosa tossica perché sto bruciando praticamente un aerosol in un lago vicino Berlino. E la cosa interessante è questa, che questo The Time of the Flood, ok? Questo è un mese prima dell'inizio della pandemia. Ero a Berlino e parlavo di diluvio marino, ma di problematiche. A parte che poi, ad esempio, il mio rapporto con la sensibilità dell'artista, almeno la mia, è di rapportarmi sul concetto di problemi del mondo, no? Questo è il mio modo di affrontare l'arte, no? Just before, cioè sembra fatto apposta, questo poco prima, no? Questo è 2 settimane prima la pandemia. Cioè qui è l'artista che è divinatore, no? Vede, capisce che sta succedendo qualcosa. Ma non è che sono solo io, no? È come dire, i libri parlano, come dire, hai visto dov'è il famoso grafico dove arriva, no? È lì. Beh, questo Just Before è esattamente quel punto che vedevamo prima, no? È Just Before, che vuol dire, come dicono, no, molti cognitivisti, siamo in una situazione nella quale l'ecocatastrofismo, no, l'ansia climatica è sempre più pervasiva, perché ci rendiamo conto di essere lì, just before. Siamo già lì. Però c'è ancora il before. Certo. E appunto... Allora qui, ad esempio, qui sto usando un allarme analogico di fronte alla cioè lo riconoscete, e nessuno si è reso conto bene di quello che facevo. Comunque poi è arrivata un po' la notte. Qui va avanti, sono tutti dei frammenti di questo. Questo è interessante, questo sono al centro di un vulcano spento, vicino si chiama Manziana, è un posto incredibile. Questo è veramente quello che resta di un vulcano. Mm-hmm. Sì, questo è appunto, sono fenomeni geotermici legati È fredda l'acqua, eccezionale. E qui va giù per centinaia di metri e voi non sapete, ma io sono un pazzo in questo senso, perché vado lì e sono veramente sull'orlo di un precipizio che non vedi, no?
E poi questo si chiama abiogenesis, pensando un po' a, sai che queste nuove teorie sul fatto che la vita dove è arrivata? È arrivata da qualcosa che non era bio. Infatti vedi che scopro questa specie di cosa magica, non lo so, un sasso, perché noi in fondo arriviamo non si dice, Sì, beh, ci sono da moltissime queste teorie nuove della profondità del calore, Sì, ci sono molte cose teorie diverse. geotermiche. No? Non lo sappiamo Non si ancora, sa, questa però è in scienza fondo, pura, non sapere. si è scatenata la vita, no? Che poi è il mistero della vita, no? Prima non c'era, poi c'era. Ma torniamo un attimo all'accenno che hai fatto prima del tempo, che torna anche qua con il vulcano. Il tempo è fondamentale, questa relazione che abbiamo col tempo. Questo è il discorso del diluvio. Pensa che a livello storiografico, praticamente il concetto di diluvio c'è in tutte le culture. Quindi noi sappiamo da migliaia di anni, c'è questa idea tutti sapevano il diluvio, perché il diluvio arrivano. C'è la peste, la sparizione sono successe già un po', no, queste cose. Sì, che è un'arma a doppio taglio cognitiva, nel senso che da un certo punto di vista appunto c'è questa idea che l'imprevisto è parte della storia della vita. Certo. E quello, ok, è un aspetto che cognitivamente ci aiuta ad affrontare anche la situazione nella quale siamo ora, che evidentemente appunto ha dell'eccezionale su scala geologica e non solo storica. In realtà però ha anche l'aspetto più vincolante che ci blocca, perché tendiamo inconsapevolmente a ritenere che la vita debba passare attraverso delle fasi quasi di purificazione. Questo nella storia, no, è successo più volte, che sono state giustificate. Vedi qua la purificazione, il fuoco, no? Qui durante la pandemia, perché il progetto andava avanti, no? E cosa è successo? Per un festival di Bressanone mi hanno chiesto di fare un'azione. Questo è interessante perché secondo me è il rapporto invece proprio dell'arte che può dire qualcosa, può smuovere un po' le coscienze. Allora, al posto di un intero festival ho fatto questa azione da solo all'alba, no? Con questo segnale, un SOS praticamente. Sì, è un SOS che però è pieno di, torno al discorso che facevamo prima, è pieno di contingenza in realtà, non è pieno di teleologia, cioè non è che a un certo punto arriva la pandemia o arriva la catastrofe per purificarsi, ma questa è piena contingenza, cioè sei tu che fai questa cosa in un momento eccezionale, che però è un eccezionale che in realtà è strettamente legato alla storia, certo. Nel senso che la pandemia, come sappiamo, non è arrivata a caso, per così No, dire. Infatti era attesa, sono cose attese. Calcola che questa performance si intitola Signal to the Future, per qualcosa per guardare avanti. Comunque sai, la luce viaggia nel tempo e nello spazio, no? Questo è proprio, quindi questo segnale è viaggiato, un'idea di speranza anche in qualche modo, no? Un SOS. Però la cosa che devo sottolineare è il fatto che, come vedete, questa cosa ha raggiunto 450 milioni di spettatori. Dalla piazza. Ma è perché in pandemia nessuno aveva. È perché la TV. avevano tutti a casa, quindi è per quello esattamente. Avevano tempo, questo è sicuro. Infatti ero lì da solo, tutti a casa a guardare. Comunque è stato veramente una cosa incredibile, no? Cioè è irripetibile, forse perché quel momento era irripetibile. Perché poi noi eravamo anche il fulcro, cioè all'estero, quando qua questi del Texas ci guardavano, doveva ancora arrivare da loro. Questa è anche la particolarità, no? Di questa cosa strana che poi si è espansa, no? Quindi dalla Cina è arrivata a noi, poi noi siamo stati un fulcro occidentale. Quindi... Questo ci dà l'occasione di introdurre un altro tema, che è quello cosiddetto della diacronia del presente, cioè il fatto che noi viviamo con una sorta di appunto, come se tutti stessimo vivendo lo stesso momento nello stesso modo, no? Stiamo parlando ad esempio adesso, stiamo utilizzando questo termine antropocene, quindi questo inaugurarsi di un'epoca segnata dalla presenza umana. Bene, è un termine ombrello molto potente. Anche noi in fondo questa sera facciamo una chiacchierata, un dibattito che ha molto a che fare con l'antropocene, no? Il fatto che a un certo punto in questa storia planetaria c'è una specie che con le proprie azioni, no? Con le nostre azioni di modificazione del territorio, con le nostre evidentissime azioni di alterazione climatica, in qualche modo lasciamo una traccia che rimarrà per sempre impressa su questo pianeta,
i miei colleghi tra 1 milione di anni troveranno nel record geologico, no, nei sedimenti, troveranno il momento esatto in cui è iniziata la nostra. Un sacco di iPhone Troveranno un sacco di iPhone. Uno strato di tecnologia petrificata, no? Sì. Di high tech. Lo troveranno sotto. La cosa interessante, a proposito, prima parlavi di luce, è che in realtà la vedono anche da fuori, quindi stiamo parlando di un'epoca geologica che quindi immaginiamo nel pianeta Terra, ma in realtà in forma di luce e in generale di radiazione elettromagnetica si espande dalla Terra, quindi in realtà la traccia dell'antropocene si sta espandendo in tutto l'universo. Ma a parte questo, appunto, mi stavo perdendo perché questa della luce era interessantissima. E appunto dicevo che viviamo questa sorta di, appunto... Ma poi ci pensi all'antropocene, no? A me mi hanno chiesto, ma ti interessa l'antropocene? Alcuni anni fa una critica che stava scrivendo un testo mi ha detto, ma ti interessa l'antropocene? Dovevo ancora sentire, era la prima volta che lo sentivo, però ho capito subito di cosa si parlava. E l'antropocene, no? funziona come Ma in fondo l'antropocene c'è dai tempi dei Romani, vuol dire che... Cioè è da qualche migliaia di anni che esiste l'antropocene. L'antropocene, no? Cronologico sicuramente, cioè l'antropocene inteso la come... nostra era, no? Inteso come, esattamente, inteso come le tracce lasciate dalla nostra azione, indubbiamente ci sono almeno da 10.000 anni, cioè da quando abbiamo iniziato, anziché a seguire i cambiamenti diciamo, climatici, atmosferici e del territorio, a essere noi gli agenti del cambiamento, sostanzialmente quando la nostra specie è diventata stanziale e ha cominciato, no, a coltivare, ad allevare. Allora in quel momento lasciamo evidentemente delle tracce che perdurano nella storia del nostro pianeta. Però questa è l'antropocene delle tracce, appunto, l'antropocene delle evidenze fisiche. In realtà l'antropocene più interessante, secondo me, è la piattaforma di dibattito che è questa. E è quella diciamo che l'antropocene che definiamo noi adesso è quello dell'impatto globale e devastante, diciamo, di un uomo che ormai è, diciamo, che è una civiltà all'apice e talmente impattante che veramente cambia il clima. Cioè uno si immagina che l'uomo riesce a cambiare il clima e dice, ma uno può dire no. Le aree climatiche sono anche quelle più veloci, cioè sono comunque più lente, non avvengono in 10 anni. Infatti il discorso è proprio quello, che ormai la cosa che ho sempre visto da quando io ho finito Brera, io ho fatto Brera, ho finito nel 93, da quando io ho finito Brera nel 93 ad oggi il mondo è quasi raddoppiato, capito? Cioè, che questo è qualcosa di inimmaginabile, no? Cioè non è successo in 100.000 anni, voglio dire. Mm-hmm. Noi, se tu vedi questo famoso grafico zoomato in modo allucinante rispetto alla nostra presenza umana, no? Cioè come era, noi siamo stati veramente una presenza, no? Molto piatta, cioè, pochissimi, no? Per un lunghissimo periodo. Mm-hmm. Penso sempre al limite della sopravvivenza forse, no? Una presenza che andava avanti, no? Poi ora è verticale, cioè il famoso grafico umano è così, ma non così, è un qualcosa di verticale che è più simile a un'esplosione. Mm-hmm. È successa una cosa simile. Una bomba. È successa una cosa simile, tu te la ricorderai, circa 2,5 miliardi di anni fa. Certo, quando c'eri. È successa quando un gruppo di organismi ha fatto più o meno la stessa, ha seguito, diciamo, una storia molto simile alla nostra, cioè è rimasto per un sacco di tempo lì numericamente molto poco rappresentato e a un certo punto ha cominciato a crescere molto nella popolazione, a diffondersi su tutto il pianeta, a inquinare tutto il pianeta con i propri scarti, ma guarda caso quegli scarti erano ossigeno e ha dato la possibilità al resto della vita come la conosciamo oggi di evolversi. Erano i cianobatteri, che sono delle alghe, insomma, molto interessanti peraltro. Però è per dire, sono cose che succedono ogni tanto, nella storia della vita, devono crearsi delle condizioni molto particolari e appunto sono quei punti di svolta, no? Nella storia della vita, perché si creano condizioni che prima non esistevano. Questo devo segnare al direttore Bezzola, che questa qui è una zolla della Ruhr che ho lanciato in aria. Sono andato nella zona dove è uno dei posti, la Ruhr è uno dei posti dove si è tirato su tanto di quel carbone per creare la nostra civiltà industriale, no? Che adesso hanno dei problemi tremendi. Sai che sotto la Ruhr è una grande gruviera, quindi sotto le città di Essen, dove c'erano queste miniere che hanno scavato, perché noi scaviamo, no? Tiriamo su cose e praticamente si creano dei problemi veramente addirittura
strutturali della città, con la potenzialità di sprofondamento, perché questi migliaia di chilometri di tunnel stanno riempiendo d'acqua e quindi sarà un costo. Questi sono i costi, si chiamano costi cioè sono costi che tu per avere energia poi hai problemi per sempre. È come l'uso dell'atomo, cioè noi vogliamo energia, la usiamo adesso e poi pagheremo per 1000 anni, vuol dire un po' tutto, no? Lentamente, non mangiando. Questa è i cognitivisti la studiano molto bene questa cosa. Questa è una trappola cognitiva classicissima, è quella appunto di essere cronocentrici, di pensare all'oggi sostanzialmente. È l'uovo oggi e non la gallina domani sostanzialmente, insomma. Quindi è proprio una trappola nella quale siamo bloccati cognitivamente su appunto diciamo da un punto di vista temporale e anche da un punto di vista della magnitudine delle dinamiche. Noi siamo il riscaldamento globale. Noi siamo il riscaldamento. Vai. Siamo noi, perché noi, anche i tuoi riferimenti rispetto alla responsabilità, no? La trappola che tu pensi facciamo tutto adesso, comunque le responsabilità sono degli altri in un certo senso, no? O la crisi climatica esiste, ma è lì, non so, di qualcun altro, non so chi è che la fa, non si sa bene. Esatto, è sempre una questione di prossimità. Sembra tutto troppo grande, sembra tutto distante e come sappiamo appunto dagli studi dei cognitivisti, dei biologi dell'evoluzione che studiano il cervello, è proprio il nostro cervello che è fatto così, quindi non è stupefacente che noi non riusciamo a concepire questa sorta di iperoggetto, è inconcepibile, appunto, no? Questa sorta perché di oggetto che non possiamo guardare. E qui possiamo andare all'iperoggetto. L'iperoggetto è la teoria di Timothy Morton rispetto a delle tematiche che non riusciamo a comprendere perché siamo immersi nell'iperoggetto. L'ipersoggetto sarebbe, no? Delle tematiche talmente grandi. Tra queste tematiche è proprio il riscaldamento globale, il cambio di temperatura che non possiamo percepire fondamentalmente, perché poi pensa che è più estremo, ad esempio, nei poli o nelle Alpi, più estremo che da noi. Cioè, i cambi sono molto diversi su. Qui è un'opera che si chiama The Ice Monolith, che ho fatto alla Biennale di Venezia 2013 per il padiglione delle Maldive. E uno dice: dov'è il padiglione? No, non era quella la domanda. Potrebbe essere quello esattamente, perché le Maldive stanno andando sott'acqua. Quindi il progetto era un progetto internazionale di 17 artisti con alcuni maldiviani e molti artisti, diciamo attivisti o gente che lavora su queste tematiche della climatiche. E io nell'Artico, tornando dall'Artico perché stavo lavorando sul confine russo-norvegese, ho pensato qual era il mio link con le Maldive. Qual è il mio link? Quale può essere il mio link? Il mio link sono le Alpi, perché io vivo nelle Dolomiti e da bambino mio padre, queste sono quelle cose che ti ricordi, perché mi faceva vedere sti ghiacciai, queste cose. Mi parlava di ghiacci eterni, no? Questo è il discorso del tempo, il nostro tempo, l'eternità, i ghiacci eterni, i ghiacci sono lì. I ghiacci, come la popolazione che esplode, anche i ghiacci se ne vanno praticamente. Cioè tutti i ghiacciai dell'arco alpino stanno andando via. E questo è un blocco di ghiaccio alpino di 1500 kg portato vicino all'ingresso dell'Arsenale, è durato durante i momenti di opening, è durato 72 ore. Io ho anche il video reale di 72 ore, quindi l'ho anche presentato un'unica volta, dove uno potrebbe rivivere le 72 ore live, rivedersi. Hai avuto molto pubblico? No, ma vabbè, ce n'è un'infinità. È divertente perché cioè, penso che se uno se lo riguarda per 3 giorni moltissimi si rivedono, perché chi è stato quell'opening o è passato lì o davanti o è venuto a vederlo, diciamo che c'è mezza opening della Biennale, no? Vabbè, quest'opera qui è stata per me epocale, nel senso che ancora oggi ha rappresentato un po' la sintesi del fatto di cos'è l'arte e scienza, come comunicare attraverso un'operazione che è assolutamente minimale. Uno dice vabbè, un blocco di ghiaccio, dice vabbè, però l'artista fa queste cose e soprattutto la mia idea di comunicare problemi climatici è usare cose assolutamente super semplici, perché tu semplifici la complessità.
Infatti no? arriviamo qua e arriviamo al disperato bisogno degli scienziati di questo. E il disperato bisogno deriva da alcune constatazioni. La prima è il fallimento di gran parte della comunicazione scientifica. Allora, Primavera Silenziosa, siamo nel 22, no? Primavera Silenziosa è il libro che ha iniziato la storia dei movimenti ambientalisti, è uscito nel 62, quindi arrivando a una cifra tonda potete anche fare un rapido conto di quanti anni sono che facciamo comunicazione sui rischi che stiamo correndo. Sono serviti praticamente a nulla. O meglio, un po', però non hanno mai raggiunto rilevanza sociale, questo è il punto chiave, no? Ci sono sempre stati gli ambientalisti, magari guardati anche in modo, come dire, un po' naif, ecco, quelli lì che Una cosa passatisti. volevo dirti, ad esempio, sai che c'è un periodo tipo Joseph Beuys, è stato uno dei fondatori dei Grüne, cioè che è uno degli artisti concettuali più importanti, e cosa faceva? Lui credeva assolutamente nel fatto che gli artisti possono fare le cose. Calcola che il movimento verde, cioè il partito dei Grüne, che in questo momento anche in Germania è anche abbastanza influente, e tra i fondatori c'è un artista. Arrivo lì perché appunto abbiamo fallito con gran parte della comunicazione scientifica, dobbiamo ammetterlo, non serenamente purtroppo, non è per nulla serena Ma poi questa guarda, missione, a però dirti la verità, anzi, è logorante, ma è così. È un po' il capitalismo che ci frega. Cioè. Vabbè, questo Capitale- può essere, però da un punto di vista appunto di chi fa scienza Certo. e ha i dati in mano, Certo, e e quindi non nel riesce a- 1960, nel 1970 Chiaro. questi dati erano a disposizione di tutti, e il fatto che non siamo riusciti a farli diventare rilevanti per la società significa evidentemente che abbiamo fallito da un punto di vista della comunicazione. Però arrivo a rilanciarmi al tema di questa trasformazione così rapida che chiamiamo appunto antropocene, e della meraviglia di ritrovarsi a parlare di queste cose con artisti e con tutti coloro i quali vogliono sedersi, Guarda, o meglio ti salire. segnalo qui quando facevo bruciare la neve a 2500 metri di quota nel 2002. Cioè, pensa poi ai vari movimenti più recenti, no? Greta, sono più di 10 anni dopo, no? Cioè, io quando facevo queste cose non ne fregava quasi niente a nessuno. Cioè, questo è vero, Però, sono però d'accordo ora che è quello di cui abbiamo bisogno adesso, così o in Certo. altre forme, insomma, perché se appunto quella che stiamo vivendo è una trasformazione così rapida come la sto descrivendo e come tutti gli indicatori ci testimoniano sia, no? Rapido cambiamento climatico, rapida perdita di biodiversità, rapida alterazione degli ecosistemi, e al contempo nostra rapida la nostra difficoltà nel trovarci cognitivamente di fronte a delle condizioni che cambiano così rapidamente, che sono appunto poi anche sociali e poi economiche. Ecco, allora di fronte alle grandi trasformazioni sempre servono delle nuove narrazioni. Abbiamo disperatamente bisogno di nuove narrazioni, che ovviamente sono informate dai dati scientifici, quindi secondo me la cosa interessante del dialogo arte-scienza ora è che non significa abdicare, no? Gli scienziati ormai mettono giù i dati, tanto c'è qualcun altro che ne parlerà perché noi abbiamo fallito. No, ovviamente non deve essere questo, però la necessità di ritrovarsi a parlare di questi temi e appunto della grande transizione che stiamo vivendo con linguaggi diversi, con narrazioni diverse, costruendo cosmogonie diverse, ecco, allora diventa sensato, perché appunto dell'antropocene facciamo tutti parte, no? Certo. Le narrazioni sulla sostenibilità sono seguite, come dire, sono di appeal per una certa parte della cittadinanza, sono evidentemente una roadmap per la gestione dei territori, per le politiche, ma rimane quella cosa lì, la sostenibilità è uno strumento. Nell'antropocene ci siamo tutti, e quindi trovare le narrazioni per parlare di antropocene diventa esiziale, diventa ciò di cui in questo momento abbiamo bisogno. E tu qua cosa stai facendo? Questo sto proprio prendendo a martellate l'Eterno, capito? C'è una scritta Eterno in ghiaccio e la distruggo. Allora, stava già fondendo. Qui mi tocca fare il paleontologo. Allora, i paleontologi hanno questo grosso problema di dover spiegare cosa vuol dire che la Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni e che la nostra specie è sul pianeta Terra da circa 250.000 anni, e che i trilobiti vivevano sulla Terra 500 milioni di anni fa. Cos'è sta cosa? No? Sono cifre, non dicono nulla, e quindi tutte le volte a provare a tradurlo in durata di suoni, lunghezze metriche, da qua al lago, quanti milioni di anni, tradotto in metri, insomma tutte queste cose sulle quali ci arrabattiamo. Ma rispetto all'eternità, una delle metafore che a me piace di più è quella del braccio. Allora, se la storia della vita è lunga come il vostro braccio,
E gli eventi che conosciamo e che di solito attribuiamo alla storia della vita, ad esempio i dinosauri, insomma tutte queste bestiole famose, compaiono all'incirca all'inizio delle vostre dita. Quindi tutto il resto del braccio è vita che scorre, della quale noi non sentiamo mai parlare, con la quale non abbiamo nessun contatto. In realtà è la maggior parte del nostro braccio. Sono miliardi di anni che scorrono. E l'uomo dove compare? Ogni volta che la domenica mattina vi tagliate le unghie, tagliate la storia dell'uomo, perché è laggiù. È 1 millimetro circa della vostra unghia. Quindi l'eternità che tu martelli è quella che noi eliminiamo tutti i giorni che ci facciamo la toilettatura dalla nostra storia, appunto, fatta su scala di braccio. Secondo me questo aiuta molto nel relativizzare non solo come dire, ciò che sta succedendo, che ovviamente ha molto a che fare con la nostra società e con la nostra cultura, quindi relativizzarlo in questi termini vorrebbe dire sminuirlo e non avrebbe senso. Però vuol dire appunto fuggire dal cronocentrismo, vuol dire rimetterci in una posizione che esattamente come... scusa, dico l'ultima cosa, poi mi taccio. No, guarda, abbiamo un bel po' di... Abbiamo ancora, eh? Ah sì? Sì, no, guarda, qui ad esempio, sai perché ho insistito sul materiale dove ci sono sempre io che parlo in TV, no? TG5, questo, quell'altro, perché è proprio il fatto di dire che tu facendo un'opera tipo Ice Melting Ice, anche lì in paesini, in cose, eppure riesci ad andare sui media veramente globali, molto più, e questo vado un po' contro, cioè ad esempio se io facessi una mostra al Maxi non avrei quasi nulla, capito? Cioè il Maxi è il Museo Nazionale, perché esce poco, cioè uno rimane... Diciamo che uscire dai musei è importante. Cioè, i musei servono, però bisogna veramente un'operazione dove un artista vuole veramente dire qualcosa di utile, no? Se vogliamo comunicare queste tematiche, bisogna fare un tipo di lavoro che esce, no? Devo ammettere funziona meglio del mio grafico. Infatti vede che funziona. Guarda, questo è interessante perché questo è ora, quindi è in diretta praticamente. Questo qua è Bressanone adesso. Questo in questo momento a Bressanone faccio pubblicità fino al 22 di maggio, questa installazione è lì e è Global Warning, che non è un errore perché non è warming ma è warning, e era lo step successivo Ice Melting Ice, che Ice Melting Ice vuol dire ok, il ghiaccio fonde e invece qui il concetto di Global Warning è che ormai i problemi sono tanti, no? Non è solo uno. No, il paniere delle nostre problematiche, delle nostre attenzioni sono infinite, praticamente sguazziamo in 1000 cose. Beh, anche questo progetto, neanche a dirlo, era pensato prima della pandemia e ho fatto la performance con la torcia al posto di questo. Ora che ho fatto questo, la gente ci vede il warning della guerra, ad esempio, cioè, perché comunque anche quello fa parte del nostro antropocene, il fatto che siamo bellicosi siamo fatti così, cioè, l'uomo è bellicoso, si è massacrato per migliaia di anni. Siamo tribali da sempre, ciò non vuol dire ovviamente che dobbiamo per questo dobbiamo evolvere perseguire. E a me invece piace molto di questa installazione il fatto che tu l'abbia messa sopra un torrente, o meglio un fiume, perché dal mio punto di vista, io leggendo questa, come dire, con la mia prospettiva, questa installazione, ci vedo la richiesta di andare oltre ciò che sembra normale. Sotto di te fluisce un fiume, un torrente, che appunto sembra scorrere quasi placidamente verso valle, come se appunto dovessimo sempre aspettarci delle evidenze estreme, il ghiacciaio che si scioglie, la pozza che si secca. Quegli estremi li riconosciamo come qualcosa di allarmante, mentre le dinamiche invisibili che ci sono dentro a quel torrente, che sono alterate dalla trasformazione in corso, sono dal mio punto di vista ancora più interessanti, se vogliamo, nel senso che è come un invito non è fondamentale, ma il gioco è quello. Vedi, arriviamo qua ai primi warning che davo. Questo è il mio primo video che ho fatto nel 95, che ovviamente è un VHS, tutta una cosa disgregata. E cosa parla? Parla dell'atomica, Sai che parla delle radiazioni, no?
che tornano sempre, tutto torna poi, no? Adesso è di nuovo molto in auge, no? Sono cose che erano un po' passate di moda. Sai Le che bombe questo atomiche erano probabilmente passate di sarà moda. la traccia riconosciuta formalmente per l'inizio dell'antropocene? Ah, vedi, certo. C'è tutto un dibattito tra i geologi, no? Ma quando lo facciamo iniziare sto antropocene? Appunto, 10.000 anni fa, quando ci sono le prime trasformazioni, Beh, questo è nel sicuramente 1800, con la rivoluzione industriale. questo è l'atto assoluto, no? Questo probabilmente sarà quello che formalmente verrà identificato come inizio dell'antropocene, semplicemente perché ha un'evidenza sincrona su tutto il globo, Certo. perché dopo quelle esplosioni, che poi sono concentrate attorno agli anni 50, diciamo, cioè ovviamente le prime sono quelle a scopo bellico, e poi ci sono stati tutti i test Certo. nel Pacifico e anche sulle terre emerse, negli Stati Certo. Uniti, in Russia. Beh, diciamo che c'è che già hanno stata portato a una, una sorta di una guerra picco. atomica è già esistita praticamente, perché abbiamo fatto tanti di quei test. Quello l'avevo fatto nel 95 perché c'erano i francesi che facevano gli ultimi test su Mururoa, Sì, sì. e quindi c'erano stati veramente gli ultimi test fatti dall'uomo come test, e comunque era scandaloso, nel 95 questi ancora lì. E no? quelli hanno appunto buttato in atmosfera quello che si chiama fallout radioattivo. Il fallout quindi c'è dappertutto. Che c'è dappertto, e quindi questo probabilmente verrà, Sai che verrà questa utilizzato. base radiattiva globale, cioè la global radiation la situazione radioattiva è più alta nel mondo che prima ovviamente dell'era atomica. Senza dubbio, Perché c'è un'altra stiamo cosa. emettendo radiazioni, anche immaginati Fukushima o Sì, 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 la stessa certo. Chernobyl, che continuano a lavorare, Sì, e e inoltre le scorie, ma le queste bombe... esplosioni, no, questi test hanno generato elementi che non esistevano prima. Questo è un altro aspetto interessante. Cioè abbiamo creato degli elementi che sono stati aggiunti sulla tavola periodica perché non esistevano prima della presenza dell'uomo, li abbiamo creati noi, e quindi appunto Beh, anche siamo lì incredibili. il geo- Questo non Ma c'è siamo dubbio. fighissimi, questa è la cosa Siamo interessante. fighissimi. E questa è la cosa interessante, che l'antropocene non è solo, è crisi nel vero senso della parola, cioè è catastrofe, e al contempo è, come dire, riflessione su una evoluzione diversa rispetto a quella che abbiamo ora. Certo. E questo secondo me è una traccia interessante. Stiamo parlando di tracce fisiche, ci sono tracce culturali di questo antropocene di cui stiamo parlando, che secondo me vale la pena citare verso la fine di questa chiacchierata, che sono le tracce che stiamo lasciando, come dire, riempendo il mondo di consapevolezza rispetto a queste dinamiche. Sai cosa? Perché queste lasciano un segno. Qui ho fatto tutto un lavoro molto lungo di un anno intero con l'infrarosso. E questa è un po' la storia di far vedere l'invisibile. Qui sono a Essen. Qui scrivo il mio TBOE, The Body of Energy, con la neve, capito? È un graffito che è invisibile, ma è visibile semplicemente perché sto usando il freddo. Però ecco, forse l'aspetto metaforico rispetto alle immagini infrarosso, che anche quelle sono diventate molto popolari ultimamente, perché vedi la temperatura umana, cioè se è la febbre. Queste sono molto utili in tutti gli aeroporti, no? Comunque il fatto che l'arte, questo è un modo di vedere un qualcosa che è invisibile, no? Cioè l'arte cosa fa? Fa vedere l'invisibile, un po' come la scienza in qualche modo. Ecco, questo ci interessa Svelare molto. l'invisibile, no? Vedere... In questo caso, vabbè, l'uso qui è all'interno del Folkwang proprio, queste performance interattive dove la gente lasciava delle tracce sui muri, che normalmente non si fa nei musei, no? Di toccare i muri. Infatti c'erano i guardiani che erano un po', dicevano: ma che succede qua? Perché toccare i muri? Ah, un genio. E lasciavano, vedi, delle tracce, perché lasci una tua traccia energetica. Poi c'era il mio furgone che andava in giro, perché poi queste opere vanno in giro. Vedi questa idea un po' di portare in giro, no? Un messaggio, no? La cosa di far vedere ciò che non si vede, appunto, come citavi prima, mi sembra molto interessante, perché ci aiuta a spostare l'attenzione dai soggetti alle relazioni tra i soggetti o ai fenomeni che legano i soggetti. Questo secondo me è un passaggio molto interessante da fare oggi, appunto, nell'antropocene. Ci siamo sempre occupati di soggetti, di individui, di specie, e anche nelle logiche di protezione, pensiamo ai parchi naturali, eccetera, proteggiamo le specie, una specie a rischio di estinzione la proteggiamo. Ecco, un passaggio molto interessante invece è quello di andare a proteggere, cioè a occuparci prima e a proteggere poi, e se vogliamo, o comunque appunto a studiare le relazioni che esistono tra gli organismi. È un po' il grande concetto
no, com'è che è? La foresta esiste anche se cadono tutti gli alberi, è un po' la nave di Teseo, insomma è questo concetto che come dire, le relazioni permangono indipendentemente dai soggetti, indipendentemente dagli individui, e questo è un passaggio concettuale molto, molto interessante, credo, per l'antropocene. Smetterla di occuparci delle singolarità e cominciare a porre attenzione a ciò che non si vede, che sono le relazioni, ma che sono in realtà ciò che definisce. Noi siamo la specie umana, non siamo una somma di individui. È una differenza sostanziale, perché noi siamo definiti dalla nostra umanità, non dal nostro essere 7 miliardi di individui. Forse poi 8, 9... sì, mentre l'ho detto è scattato. Sì. Per cui addirittura qui l'inaugurazione di Manifesta a Palermo, dove scambiavo energia con un intero edificio. Cioè, scaldavo, questo è il monastero al centro di Piazza Magione. Questa cosa dell'energia mi porta a dire un'altra cosa, penso sia l'ultima, se no ormai abbiamo ci siamo, tutta la sera. Ormai arriviamo ci siamo quasi, adesso arriva la chicca, perché adesso arriva il video, tac, quello... Adesso siamo tutti in attesa. Che non è questo? No, questo qui, questa è l'inaugurazione, no? Però vedi questo qua, molto prima di noi e dopo di noi. Questo è il titolo del mio lavoro che c'è in Biennale ora. Ok. Che si parla proprio del molto prima, no? Molto prima di noi e anche dopo. Proprio questa idea che in fondo, come dire, quando dicevi tu, no, la storia, cioè c'è un prima molto lungo e ci sarà anche un dopo. Questo, cioè uno deve proprio abituarsi a questo. Non del dire che finiamo domani, però l'idea di eternità, come non siamo esistiti prima per miliardi di anni, non possiamo pensare di essere, no, non siamo Dio o qualcosa di eterno, no? Indubbiamente. Quindi in fondo la nostra visione è così, no? È questa cosa dell'oggi. Qui ero da solo sulle Dolomiti, vicino a casa. E quindi questa è la cosa della solitudine e di questa cosa, di questa specie di... sembra una caverna, no? Ma invece sembra di essere negli inferi, ma invece sei all'esterno e c'è questa specie di danza del fuoco, perché alla Biennale sono un padiglione malese. E questo vi dico, prima ero con i maldiviani, ora sono con i malesi. Perché ormai ho preso questa strada. Cioè loro mi hanno voluto in questa cosa e sono ancora più contento perché sono 6 artisti malesi e io, cioè non è che ci sono tedeschi, svizzeri, no, io e 6 malesi. Sembra quasi una barzelletta, no? Io 6 malesi. Comunque no, il fatto che si parla di indigeni, di indigenità come concetto ecologico, no? Come concetto di un uomo che non è l'uomo di oggi, l'uomo, no? L'uomo, la civiltà debordante. Sono gli indigeni sono 4 gatti che questo mi piace in via moltissimo. d'estinzione, capito? Mi piace moltissimo perché ci aiuta a personificare l'antropocene, nel senso che per ora abbiamo parlato di un antropos generico, no? Come se esistesse l'umanità che agisce tutta assieme, no? Che porta avanti tutta assieme questa sorta di grande nuova epoca geologica. In realtà sappiamo che non funziona evidentemente così, ci sono umanità molto diverse che hanno contribuito in modo molto diverso a generare la situazione nella quale ci troviamo ora. Peraltro sappiamo che molto spesso è successo che chi ci ha portato dentro l'antropocene peggiore, quello del cambiamento climatico e della trasformazione, è chi in questo momento sta subendo meno l'antropocene. Quindi insomma abbiamo tutta questa, soprattutto il cambiamento climatico, quindi anzi la crisi climatica. Il cambiamento climatico non mi piace molto. Lo so, però in fondo... No, ma in questo dibattito sono già abbastanza... Io sono apocalittico, però cambiamento climatico mi ci sta, perché in fondo ti giuro che non è l'unico problema, è come dire, sai quando ci si concentra sulla plastica o su cioè secondo me... È per questo che funziona l'antropocene, perché cambiamento climatico o crisi climatica è una parte di una crisi, dinamica. Ma potrebbe essere non so, infatti è l'apocalisse climatica. Però appunto dicevamo, questa parte, questa attenzione alle comunità è secondo me la strada di uscita da questa gabola, perché altrimenti ci ritroviamo appunto di fronte alla descrizione di questo. C'è un iperoggetto, c'è la catastrofe climatica, siamo nella 6ª estinzione, è colpa nostra, e allora cosa facciamo? Cioè basta, è finita, no? Secondo me niente, quindi però...
Può essere, Però, infatti no, è bello per questo il diciamo che dibattito. bisogna essere positivi, no? Bisogna essere positivi, perché cosa vuoi fare? Cioè, comunque certo che l'andamento globale è molto difficile da risolvere. Sono d'accordo, andamento Quindi, globale, ma prima hai citato la questione delle comunità, degli indigeni, eccetera. Certo. Ecco, a livello globale non c'è dubbio, la media è abbastanza preoccupante. Tuttavia, appunto, non stiamo tutti vivendo nello stesso modo e non stiamo tutti vivendo lo stesso antropocene e non lo stiamo tutti vivendo nello stesso modo, come dire, con la stessa relazione rispetto all'altro da noi. Stiamo continuando a parlare di umanità, natura, perché noi, la nostra civiltà occidentale, ha, come dire, evoluto questo concetto di noi separati, no, dalla natura. La natura è terza rispetto a noi. In realtà non è così per tutte le popolazioni sul pianeta. Ci sono culture in cui questa cosa come dire, non è mai stata questo concetto non è mai stato evoluto, Certo. per cui esiste una non solo intima relazione, ma una dipendenza cognitiva, concettuale dall'altro da noi, compresa la pianta, compreso il ghiacciaio. Prima facevi riferimento alla tua opera, del blocco del monolite di ghiaccio che si scioglie. C'è degli interessantissimi studi di una popolazione boliviana che è di fronte a una crisi, nel senso che si sentono in estinzione perché si sta estinguendo il ghiacciaio dietro al loro villaggio, e il problema non è l'assenza o la scarsezza di acqua, o la scarsità di acqua, ma è il fatto che il ghiacciaio è parte di loro, così come lo è un loro consimile. E questa idea di una relazione che non è solo tra esseri umani, non è solo interspecifica, ma è addirittura con anche la parte abiotica, diciamo, i ghiacciai. Io mi sento morire perché sta morendo il ghiacciaio. Diciamo che è una modo cosa di perfetta. vivere, è un modo di vivere sul pianeta Nel che senso esiste, che no? noi Non è che dobbiamo evolverlo, esiste già. Il fatto che noi dovremmo proprio arrivare a questa condizione, no? Di avere, se tu avessi questa simbiosi, cioè, ovviamente vivremo in modo molto diverso. Cioè, E torno alla cosa dell'energia, perché l'energia c'è anche qui, perché appunto la cerchiamo sempre da un'altra parte, no? Cerchiamo nel futuro, avremo le scoperte che ci salveranno, oppure dall'altra parte del mondo c'è il popolo che ha già evoluto un concetto che ci può interessare. È tornato il trilobite. Allora vuol dire che è ora dobbiamo smettere. Diciamo che quando torniamo a 500 milioni di anni fa, capito, è tempo... Adesso torno lì, chiudendo torno lì, perché appunto secondo me questa idea che appunto dobbiamo sempre, quasi scatologica, dobbiamo sempre pensare che c'è qualcosa che verrà a salvarci, c'è un futuro lontano, questa cosa qua in realtà è da scardinare violentemente, perché in realtà è già qui, quel futuro là è già qui, solo Certo. che non è mainstream, non è sulle prime pagine dei giornali, ma è pieno di microcomunità che stanno lavorando per un antropocene diverso da quello della crisi che stiamo descrivendo. La pandemia ha un po' frenato un movimento che però stava diventando globale e in realtà lo è ancora sotto traccia di movimenti cosiddetti giovani, che in realtà giovani, è semplicemente un movimento di reazione anche un po' violenta alle politiche, alla come dire, impermeabilità sociale di queste tematiche. Ci sono qui e secondo me sono quelle l'uscita dal putrido dove ti sei infilato, insomma. Ecco, quindi vabbè, speriamo che comunque questo tipo di dialogo Si sente. possa servire comunque, perché secondo me queste sono cose che è un'urgenza assoluta. Beh, una cosa che volevo dire al volo rispetto al progetto che abbiamo... Ma io non ti voglio chiudere, Stefano. Il progetto che facciamo ora al Volevo Muse. invitare le persone a farvi delle domande, perché ci avete fatto capire che la comunicazione scientifica o gli scienziati, diciamo, hanno fallito il loro compito. Gli artisti sono venuti tutti, in aiuto. Adesso però volevo sapere anche da chi è venuto a sentirci se qualche effetto c'è, perché sennò anche l'arte non riesce. Diciamo, noi stiamo facendo... ma la timidezza non è detto che venga superata dalla crisi climatica. Noi stiamo facendo la nostra parte e che parliamo stasera anche di come gli artisti interpretano questi problemi e come gli scienziati. Quindi io lascio la parola a chi vuole chiedere qualcosa. C'è un altro microfono che gira. Eccolo lì. Così possiamo continuare a chiacchierare, ma sentendo anche il parere Con piacere. dei nostri ospiti. Ciao Stefano. Ehi là.
Benvenuto. Volevo chiederti se il fatto di provenire dalla zona di Trento, dove in pochi chilometri ci sono dei ricordi geologici importantissimi e paleontologici come le impronte dei dinosauri a Rovereto e invece le Dolomiti che sono fatte di fossili, sono fatte di dolomie, no? Forse mi può correggere, sono dei perfetto. fossili, no? La roccia di cui sono fatte le Dolomiti È sono... piena di... Sai perché? Era un oceano tropicale. Sì, A me piace, anche per quello, vedi, sono legato alle Maldive, perché io abito nei tropici, capito? ecco, sì, anche, È vero. anche, Beh, È vai, vero. vai con la paleontologia, Vai, io vai. spiego le No, opere. no, anche a perché- Rovereto erano spiagge del Cretaceo, penso, no? Dove stavano i dinosauri. Che... Qua mi tocca dirti Triassico. Ah, no, Triassico. Triassico, sì, mi sono sbagliato. No, vai. Sono cose troppo lontane per me negli studi. No, volevo chiederti, Capisco. queste due cose, come anche per esempio il fatto che il petrolio spesso si sia trovato dove c'erano delle presenze di trilobiti, le trilobiti che abbiamo visto. Ecco, volevo chiederti se questi aspetti ambientali di terre anche che ti appartengono sono alla base del tuo progetto, dei tuoi lavori. E poi un'altra cosa molto importante, quali sono i tuoi nuovi progetti? Allora, no, come già ti dicevo, proprio il fatto che le Dolomiti, cioè questa cosa allora, i ghiacci che vedevano e spariscono, queste cose mi hanno fatto cercare, no? Però io ho ritrovato di più la natura quando sono andato a lavorare nell'Artico. Cioè io ero lì nelle Alpi, ma sinceramente come artista ero attratto come tutti da Londra, da Parigi, se gli artisti vogliono andare lì, no? Non è che vai, che te frega di andare in cima a una montagna, no? Però a un certo punto da New York ho vinto una residenza nell'Artico e ho ritrovato tutto, cioè ho ritrovato il senso di cosa fare, realmente. Anche se già mi occupavo di video, facevo video sulle bombe atomiche, che ne so, cioè il filo, tipo parlavo di pandemia, io ho fatto un progetto sulla Vogelgrippe nel 2006, dove andavo alla Biennale di Berlino con un furgone vuoto, no? Con dentro dei uccelli che c'è un sound system, cioè, ho parlato di pandemia, cioè, queste cose mi interessano, però il fatto della natura l'ho ritrovata, è diventata sempre più importante, anche proprio per decodificare i problemi, no? Cioè, le Alpi diventano un po' la chiave per decodificare tante cose d'oggi, no? Si possono usare. I prossimi, adesso faccio una mostra in un castello in Val di Non, siete invitati, ma è una mostra bellissima. Castel Belasi, 27 maggio. Castel Belasi, Val di Non. Però poi ho molti altri progetti. Vado a Bergen a fare un nuovo video in giugno. Poi... Oh mamma, sono troppe cose. Torno a Venezia per la Biennale un paio di mesi. Devo andare a Gerusalemme. Mi hanno invitato alle Canarie a fare un progetto su qualcosa sui biotopi. Canarie, Gerusalemme e avanti così. Però dove il filo conduttore alla fine qua si parla sempre di cose inesorabili, cose di cui bisogna parlare. Secondo me è tutta lì la forza di fare queste cose, perché non puoi fare a meno di farle, devi farle. Cioè già l'arte può essere una missione, se diventa una missione ancora più alta, no? Il fatto di portare avanti messaggi importanti. Che dice lo scienziato? No, Ci aiutano qualcosa o no? sui... Perché comunque anche lui, tu sei trentino, sono trentini, trentini doc, quindi anche lui è in spiaggia. Anch'io. Infatti no, le impronte dei dinosauri, no? Lì era tipo una melma, no? Dai, quella lo sai, vero? Dai. No, perché io ne so pochissimo di queste impronte di Rovereto, sono molto belle. Dai. Guarda, qua dietro c'è Monte San Giorgio, sarete stati.
sono esempi di preservazioni incredibili. Sono delle sorte di finestre con le quali entri in contatto con appunto un passato, una dinamica tutta sua, insomma, tutta diversa da quella attuale, che appunto ci aiuta secondo me in questi termini. C'è qualche... Buonasera. Volevo sapere come mai argomenti così importanti non vengano mai, posso immaginare la risposta, vengano mai portati in televisione e fatti vedere alla gente comune, che io per esempio, se non avevo il vostro invito, non avrei mai affrontato questi temi in questa maniera, logicamente. Non è che non mi pongo il problema, ma certamente, ed è interessantissimo. Immagino che chiaramente ci saranno tutti i discorsi politici che vi bloccano, non lo so, ma possibile che non si riesca a dare alla gente queste informazioni? Però possiamo dire che già, visto che siamo già qui, che ne stiamo parlando, è già qualcosa. No, vuol dire che sono delle cose, infatti probabilmente di 8 anni fa non sarebbe successo, no? Perché è vero che c'è un bisogno. Quindi grazie a IPSA Foundation e Masi e queste iniziative importanti. Per esempio volevo ricordare, mi dai un'occasione sul fatto, ti do del tu, che ad esempio è nata questa cosa che dopo l'invito qui da IPSA Foundation è venuto fuori che io stavo facendo un progetto che si chiama Noi siamo il diluvio al Museo di Scienze di Trento, che è il MUSE, un museo molto interessante, molto attivo. E il Museo di Scienze ha dato in qualche modo a un artista la possibilità di creare un progetto che parla di antropocene e di crisi climatiche, proprio un museo di scienze, tramite anche con la collaborazione del Dipartimento cioè tutto un team del MUSE e anche IPSA Foundation. Quindi quindi una famiglia che si allarga con gli intenti di portare avanti questi progetti. Quindi non è semplice per nulla, però c'è comunque un desiderio, no? Lo vedi che c'è come dire, io anche con Michele Lanzi, che era il direttore, gli ho detto, no, qua bisogna, cioè, come dire, sono delle cose che non si possono più posticipare, no? Cioè sono cose che bisogna fare adesso, cioè non fra un anno, fra 2 anni. Poi vabbè, il progetto è stato anche fermato, quello di We Are the Flood, perché c'è stata la pandemia, quindi si è rallentata la cosa, però adesso in teoria va avanti e anche lì c'è un progetto di We Are the Flood a Trento che apre il 7 di giugno, dove io invito sono artisti internazionali, anche dei giovani che hanno fatto un open call parlando proprio di queste tematiche. Per esempio c'è anche un'opera di Hans Op de Beek, vuol dire un super artista e si viene chiesto agli artisti di partecipare in modo veramente, perché è un progetto, fondamentalmente la cosa importante è che sia un progetto che costa poco, ma costa poco volutamente, deve avere basso impatto, no? Dobbiamo essere meno impattanti, secondo me dobbiamo essere veramente meno impattanti nei progetti anche in qualche modo, no? I progetti devono essere più piccoli, più leggeri. Ad esempio le mostre fatte al Muse We Are the Flood, che è la prima mostra liquida, è fatta sono andato nei depositi del museo e ho costruito l'exhibition con i resti abbandonati, come dire, no? Perché uno può fare un sacco di cose con upgrade di materiali in disuso, no? Quindi sono andato giù a cercare, ho detto questo, abbiamo fatto le installazioni. E questo secondo me è un bel modo anche può essere una buona modalità, no? Di riciclo, riusare, no? Quindi vabbè, quindi anche Muse, Masi, IPSA Foundation. Provo a risponderle in tre battute. Secondo me non è nemmeno tanto un problema politico, almeno dal mio punto di vista. Io non ho mai sentito, diciamo, almeno per le mie interventi in TV, non ho mai sentito un freno da un punto di vista politico, ma delle direttive abbastanza, insomma, chiare su diciamo, il rischio delle narrazioni catastrofiste. In TV non ne possono più di sentire la gente che va a dire che il mondo sta per finire. Che
È vero. narrazione sulla quale concordo abbastanza, cioè indicazione sulla quale concordo abbastanza, questa è un'opinione del tutto personale, nel senso che io sono tra quelli, diciamo, che è abbastanza convinto che siamo proprio, appunto, just before, ma credo che ci siano luoghi e strumenti diversi per esprimere il disagio della catastrofe. Ad esempio, molti movimenti di piazza o comunque movimenti sociali che si stanno, collettivi che si stanno sviluppando in questi anni sono molto energici in questo senso, quasi violenti, e secondo me va benissimo, nel senso che è un tipo di espressione necessaria quando sei davanti, è come quando siamo arrivati a un pelo della catastrofe nucleare, è successa più o meno la stessa cosa, no? Ci sono state reazioni molto violente che peraltro hanno aiutato a uscire anche da quella crisi, però queste narrazioni funzionano un po' pochino in effetti in TV. E quindi c'è una sorta di controllo rispetto a questo tipo di narrazione. Poi c'è il problema delle narrazioni complesse o organiche, come quella che stiamo facendo, o abbiamo la pretesa di aver fatto questa sera, insomma, cioè provare a mettere assieme tanti pezzi diversi. Anche questo in TV è molto difficile da fare, molto difficile, un po' perché, come abbiamo fatto ora, peraltro, insomma, poi si perdono dei pezzi, insomma, ecco, non è che è riuscita proprio perfettamente, insomma. Però ecco, in TV questa cosa qua non puoi permettertela, no? Non puoi permetterla. Poi in realtà quando si parla di politica si saltano addosso e non si capisce niente, quello va bene. Però ecco, su questi temi invece no, lo scienziato deve intervenire e fare chiarezza, che è una cosa che a me personalmente dà abbastanza fastidio, nel senso che un po' la si può fare, però il fatto stesso di chiamare lo scienziato per fare chiarezza è illogico rispetto, cioè dimostra totale incomprensione rispetto a cosa significhi la scienza, che invece significa non avere certezze anziché averle. Quindi anche qua si parte con i presupposti sbagliati, secondo me, e per questo in TV questo tipo di narrazione, adesso a parte quella di oggi, ma in generale quelle complesse funzionano un pochino. La terza è un po' più speranzosa, secondo me l'onda arriva. L'onda che citava prima, no? Stefano, che è quella che porta Muse, Masi, Ibsa, l'AC a occuparsi di queste tematiche, secondo me sta salendo. La bibliografia su questi temi sta crescendo in modo proprio spropositato. Sta arrivando anche finalmente. Quindi diciamo che arriva un'onda positiva. Secondo me sì, invece che un diluvio. Sì, è l'onda della consapevolezza, è l'onda della rilevanza. Certo. Non so, butto lì un seme. Un premio Pulitzer recente, Richard Powers ha scritto recentemente un romanzo meraviglioso che intreccia queste tematiche. È un esempio di tematiche appunto come queste complesse che non finiscono nella categoria saggi della libreria, che vede un accesso molto limitato, diciamo una fruizione molto limitata, ma diventa appunto parte della narrazione che stiamo facendo ora. E ecco, secondo me quindi sta arrivando, mi auguro almeno che se ne sentirà parlare di più. Ci sono altre domande? Allora, in parte ha già risposto lei. Ed è una domanda che farei ad entrambi, partendo dalla sua denuncia del fallimento della comunicazione scientifica. Io sono comunicatrice scientifica, non sono scienziata, ma sono comunicatrice scientifica e mi sto occupando proprio dei cambiamenti climatici nelle arti, nelle varie forme di arti. E mi chiedevo, anche perché ho avuto occasione proprio l'altro giorno di incontrare Amitav Ghosh, lo scrittore indiano che è stato pioniere come Kaggle nell'arte, nei suoi romanzi, nel parlare dei cambiamenti climatici, non come si fa ancora oggi in modo appunto un po' apocalittico, un po' fantascientifico, perché è più rassicurante, no? Se una cosa è fantascientifica è lontana da noi, quindi non siamo responsabili. E lui mi dice sì, effettivamente c'è ancora un po' un fallimento dell'immaginario, perché i cambiamenti climatici vengono trattati ancora per lo più o nei saggi o nella produzione fantascientifica, i disaster movie, cioè anche nei film, perché non si riesce ancora a entrare nell'immaginario delle persone. Ora volevo chiedere a entrambi, ma in particolar modo poi a Kaggle, se rispetto alla letteratura l'arte ha forse un vantaggio in più, un impatto maggiore nel far passare questa tematica nell'immaginario delle persone, nel portare anche una visione diversa, come ricordava anche lei, cioè non possiamo più raccontarci una storia solo intraumana, come se tutto il resto fuori di noi fosse solo un universo a nostra disposizione da usare, no? Ma anche noi facciamo parte della natura. Beh, ovviamente io
penso che l'arte può perché può anche usare un'arte che usa ad esempio lo spazio pubblico, che lavora all'esterno, che va incontro diciamo alla gente, quindi che utilizza lo spazio urbano o le lande, o, diciamo, può essere molto comunicativa. Chiaro che poi di buona, adesso ci vuole un buon lavoro. Certo che comunque adesso iniziano ad essere moltissimi gli artisti che si impegnano in questa direzione, quindi adesso diventa, è vero, è un'onda che penso che adesso ci sono veramente tantissimi artisti che lavorano su queste tematiche, quindi può essere sicuramente positivo. Forse, sì, l'arte poi, come dicevo, sintetizza molto, no? Cioè, può veramente crearti queste nuove immagini. C'è una cosa particolare, ad esempio, dell'Ice Monolith che vediamo ora, è finito su alcuni libri di preparazione per il college, per le superiori, come esempio di opera, diciamo, che si occupa di clima. Cioè, sta andando nei libri di scuola, voglio dire, che è una cosa incredibile. Cioè, invece che andare sui cataloghi di Art Basel, uno va a insegnare, e questo è molto importante, no? È veramente importante. Sì, dico solo due parole velocissime. Hai citato, scusati, ho del tu, hai citato Amitav I trentini. Ghosh. Diamo del tu a tutti, i trentini danno del tu a tutti. Cioè, Maleducati. Siamo montanari, capito? Appunto hai citato Amitav Ghosh, che ovviamente appunto ha aperto una riflessione interna, soprattutto ai letterati, insomma, ma non solo, sul il suo spunto per chi non avesse appunto intercettato le sue opere, soprattutto La grande cecità, che è il libro che ha appunto iniziato questo dibattito, e il tema forte, che è appunto quello sul quale l'arte e in generale questi dibattiti secondo me possono agire molto, è quello di come dire, la necessità di rappresentarci come dentro all'antropocene, no? Quindi di narrare non le nostre storie come se fossero avulse rispetto a queste dinamiche di cui stiamo parlando. E questo secondo me aiuta moltissimo, perché il cambiamento climatico, l'estinzione delle specie, insomma tutti questi temi di cui stiamo parlando, spesso li concepiamo come altro da noi, no? Distanti da noi, e anche proprio difficili da maneggiare, perché sono dinamiche globali. Cambia il clima su tutto il globo, e io cosa c'entro con questa cosa? No? Non posso che assistere, al limite appunto cambio la macchina e spero che le cose vadano meglio. In realtà il motto che hanno sempre usato gli ambientalisti, no? Che era think global, act local, non è che funzioni tanto più, e la cosa interessante di queste nuove narrazioni è fare tutte e due nello stesso tempo, cioè riuscire a agire ovviamente localmente, che è l'unico modo in cui possiamo agire. L'abbiamo fatto, qualcuno lo fa ancora per fortuna nei luoghi in cui c'è maggiore rischio, ci mettiamo la mascherina, act local, c'è un problema e agisco localmente mettendomi la mascherina per non contagiare chi ho di fronte, e al contempo penso che quell'azione è parte di un'azione globale che ci fa uscire dalla pandemia. Allora, questo l'abbiamo fatto per la pandemia, sostanzialmente si tratta di fare la stessa cosa per queste tematiche. In quel momento abbiamo agito localmente pensando globalmente, scardinando questa idea che appunto si possa fare solo l'uno o l'altro, o che ci voglia una sorta di Giano Bifronte per fare una cosa del genere. Invece no, si può fare contemporaneamente. Allora, io vi faccio una proposta. Ascoltiamo l'ultima domanda. Ecco qui, con una rapida risposta, e poi abbiamo un aperitivo. Siete tutti, un attimo solo, siete tutti invitati da noi qui accanto per un aperitivo, e possiamo continuare a fare le domande e le risposte. Prego. Nel 2019, in una conferenza, era l'autunno, c'erano delle imprese, 4-5 imprese qui a Lugano, vicino al Palazzo dei Congressi, e ogni impresa faceva vedere il futuro che avevano. E lì tutti ottimisti, noi guardiamo in avanti e così. A un certo punto si poteva fare le domande. Nessuno faceva le domande. Io gli ho fatto una domanda secca, gli ho detto: ma voi, e questa la faccio a voi, davanti a un imprevedibile, perché è successo dopo 4 mesi, il Covid, cosa fate?
E questo da dire, il Covid ci ha dato una lezione, perché anche in questo fatto può arrivare l'imprevedibile. Cosa ne pensate voi? Dell'evento imprevedibile? Io parlo di questo praticamente tutto il giorno, quindi diciamo che io ho fatto anche un lavoro per il GAM di Verona che si chiama proprio The Diviner, cioè quello che dobbiamo fare è guardare, cercare di capire quel che accade, ma in fondo quel che si diceva, ma degli anni 50, cioè tutte queste problematiche sono veramente, c'è un sacco di libri, ma che hanno un centinaio d'anni, anche devo dire, l'idea di cambiamento climatico, di crisi, sono cose già scritte e documentate, ma veramente da un sacco di anni. Quindi sono cose che si sanno, in fondo di imprevedibile non c'è niente. Cioè, come dire, che domani possa succedere un qualche cosa di come dire, si fonde il nocciolo da qualche parte, è prevedibilissimo, come dire. È una questione statistica, no? Succede. Come può essere una guerra che non ti aspetti, no? Dici, e chi se l'aspettava, no? Non te lo aspetteresti, diresti, ma no, non è possibile, no? E dici, ma no, Chernobyl non è possibile. Cioè alla fine noi siamo sempre così, non è possibile, però si sa, sappiamo tutto, no? Sappiamo tutto perfettamente di quello che può succedere. Sono tutte possibilità che accadranno, tutte quelle cose che immaginiamo succedono praticamente, questo è il discorso. E facciamo poco per agire, come dire, perché si vive giorno per giorno, ognuno vive, l'importante è tirare avanti bene, no? Bon. Sì, la mia risposta è ovviamente parzialissima rispetto al mega tema che cita. Come dire, prendendo un po' di ispirazione o forse addirittura una sorta di lezione, anche se insomma si cade in un ben noto tranello che si chiama fallacia naturalistica, insomma farsi ispirare dalla natura, ma insomma la mia idea è che il Covid e in generale l'imprevisto, appunto, essendo in realtà prevedibile, cioè sappiamo che succederà, no? I cigni neri, insomma ci sono un sacco di belle chiarissime spiegazioni sul fatto che queste cose avvengono e che quindi in qualche modo avverranno anche in futuro. Come dire, ci aiuta a dare valore alla permeabilità, all'elasticità, all'adattabilità delle specie e anche quindi della nostra nel corso dell'evoluzione, che se vogliamo, per renderla pragmatica, secondo me ci aiuta a rifuggire certi riferimenti e certi termini. Ne cito uno: identità, e per sposarne concettualmente, spostarci su altri, ad esempio diventità. Non esiste una cosa definita adesso che rimane tale. L'identità ci costruiamo sopra bandiere, riti, partiti politici, ecco. Quella cosa lì in realtà non esiste, perché è semplicemente una fase di un divenire che lo puoi leggere in un anno, lo puoi leggere in 1 milione di anni, e a un certo punto quella roba viene stravolta. E è un atteggiamento, secondo me, come dire, alla vita, che appunto può prendere una sorta di ispirazione dall'evoluzione nella quale sono successe quelle cose da quali siamo partiti, cioè quei su e giù, diciamo, imprevedibili, che in realtà non sono imprevedibili, infatti li chiamiamo contingenti, non imprevedibili. Allora, basta. Allora ci trasferiamo nella stanza accanto, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Approfitto mentre ci spostiamo per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, in particolare i miei colleghi Jacopo, Sara, Irene, che sono in giro, e tutta la squadra del Masi che è stata già ringraziata dal direttore Bezzola. E buona serata e buon aperitivo insieme a noi. Gli artisti e scienziati restano con noi, quindi potete fare le domande che volete.